ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, non poteva mancare un video sul grande portalone dell'888 88 2024. 88 e la somma della data del 2024 fa 8. Quindi è il grande portalone. Vi invito a vedere cosa significa il numero 888 sul mio podcast I numeri tripli, ma ve lo dico in poche parole. La giustizia naturale, la giustizia divina. Allora, questo è un portale in cui noi dobbiamo prendere ferma risoluzione di andare incontro a ciò che ci appartiene per diritto naturale. Cos'è che ci appartiene per diritto naturale? La prosperità. Noi siamo figli di madre natura, siamo figli di madre terra e quindi siamo naturalmente prosperi. Che cos'è che non ce lo fa vedere? La mente Aspetta, la prendo! Questa! La razio! Non ce lo fa vedere la razio, perché la razio, la mente duale, la mente che discrimina, è una mente limitante e limitata, in quanto non può afferrare la prosperità illimitata dell'anima, cosicché cerca tutto di ridurre al minimo sindacale. Al minimo sindacale, e quindi al fine di avere tutto sotto controllo, ciò che è prevedibile, misurabile, governabile, allora per la mente razionale è giusto. Ma questo prevedibilità, misurabilità e razionalità non ha a che fare con l'illimitatezza, con la vastità dell'anima, di cui noi siamo espressione, manifestatori. E quindi quello che ci viene chiesto in questo portale è quello di prendere ferma risoluzione di andare incontro alla prosperità. 8 è proprio la prosperità, è l'infinito. L'8 al contrario, l'infinito, la prosperità infinita dell'anima. Quindi io vi esorto in questo portale tutto il giorno ad avere l'attenzione cosciente sulla prosperità che vi incarna e quindi di essere al servizio della prosperità che vi incarna, di aprire la porta del ricevere. Io prendo ferma risoluzione di aprire la porta del ricevere, perché con la porta del ricevere ha proprio a che fare con il ricevere questa abbondanza illimitata di cui sei fatta o sei fatto. Quindi voi dovete mettere l'attenzione cosciente in questa giornata dell'888 nella consapevolezza che voi siete figli di madre natura e la natura è naturalmente prospera. Cosa fa la natura? Perché è prospera? Perché si dà alla sua natura, che è quella di essere prospera. E quindi cosa ci sta chiedendo questo portale? Di darci alla nostra vera natura affinché possiamo essere prosperi e vederlo nei fatti, sentirlo nella pelle. Prosperità significa abbondanza di idee, abbondanza di affetti, abbondanza di denaro anche, abbondanza di salute. Essere prosperi, sentire la consapevolezza della prosperità significa sentire, avere la fede che tutto ciò che ti serve in quel momento tu ce l'hai e puoi raggiungere qualsiasi cosa, ma soprattutto per avere fede nell'attività del ricevere devi immedesimarti nel tuo spazio naturale. L'economia predatoria a cui siamo stati abituati con questa mente iperrazionale e anche il cosiddetto sforzo per raggiungere i tuoi obiettivi è un concetto distorto. Perché questo? Perché se tu vai incontro alla tua natura, non devi fare alcuno sforzo. Devi mettere impegno, ma non devi fare alcuno sforzo. Qual è il senso
che anche grandi esoteristi, anche di... come si chiamava? Ehm, quella, quel grande buddista, non mi sto ricordando il nome, vi dico il succo. Il succo comunque poi è stato ripreso da altre tradizioni e quello che vi voglio dire è questo: fai quello che ti piace e non lavorerai neanche un giorno. Io faccio quello che mi piace e per me, anche se sono qui per voi al servizio vostro del collettivo, giorno e notte, e lo sapete, però per me non è lavorare. Mi impegno, mi stanco, però è come la stanchezza dei bambini quando finiscono di giocare, mi spiego? Mi stanco, ma è una stanchezza bella, beata. È come uno sportivo che va in palestra e si stanca, no? Si mette impegno, però quell'impegno è qualcosa di positivo per lui, io ne so qualcosa, che sono una grande sportiva. Quando mi vado a correre, quando mi stanco, non è una stanchezza con sforzo, seppur faccio uno sforzo. Avete capito, no? È molto sottile, ma è comprensibilissima la cosa. Quindi darsi alla propria natura significa non fare alcuno sforzo per ricevere l'abbondanza. E non è intesa mancanza di impegno. Va bene, sapete, io proprio sono un esempio che può calzare in questo. Notte e giorno io sto al vostro servizio, lavoro per il canale notte e giorno. Di notte mi sveglio, mi vengono idee, continuo, scrivo, faccio e quindi continuamente. Però non mi pesa, mi spiego, anche se poi sono stanca, ma è una stanchezza bella. Ecco, il succo è proprio questo. Questo portale, come ci insegna la giustizia naturale, la giustizia divina, ci esorta a iniziare a comprendere che darci alla nostra natura, ai nostri talenti, a quello che veramente vogliamo fare, a riscoprire i veri obiettivi dell'anima, che sono quelli che ci danno eccitazione nel conseguirli, è un invito proprio a questo. E quindi vi invito a elaborare una frase di potere per questa giornata e da utilizzarla anche nei giorni a venire. Una frase di potere che mi posso pensare di suggerirvi è questa: io prendo ferma risoluzione di manifestare la mia natura. Io prendo ferma risoluzione di darmi, ecco, secondo me questa è ancora più potente, di darmi alla mia vera natura. Io prendo ferma risoluzione di darmi alla mia vera natura, perché quando ti dai alla tua vera natura, allora tu ricevi senza sforzo. Metti impegno nel darti alla tua natura, come faccio io anche qui, ma senza sforzo. Perché siamo tutti condizionati dal fatto che facciamo cose che non ci piacciono per arrivare a fine mese, per pagare le bollette, per pagare il mutuo e le tasse, cioè ci sono passata anch'io, no? La maggior parte dell'umanità sta così, ma anche la mia famiglia, membri della mia famiglia, quindi chi si risveglia inizia a familiarizzare con questo concetto, e ne ho viste tantissime persone, anche miei clienti di tanto tempo fa, lasciare anche dei posti fissi in banca e darsi al violino. Darsi al violino, meraviglioso, meraviglioso. E suonare su navi da crociera. E quindi, proprio perché erano talmente tante le problematiche che comunque si guadagnavano bene, però non erano felici e lavoravano solo per arrivare a pagare alcune cose, ma questo l'abbiamo passato tutti, nel senso, ripeto, anche la mia famiglia stessa. Però il goal dove sta? Stiamo qua a risvegliarci, stiamo qua ad avere la consapevolezza che c'è altro, c'è altro. Fede nell'invisibile significa proprio questo. E quindi questo messaggio è proprio il messaggio di questo portale, è proprio questo: darsi alla propria natura. Darsi alla propria natura significa iniziare a ricevere senza sforzo. Molti di voi sanno esattamente di cosa sto parlando, perché fanno un lavoro olistico, sono anche medici con grande passione, esercitano la loro professione, medici illuminati,
olistici, naturopati come me. Ma vi dico anche una cosa, anche mio padre, per esempio, che negli anni 70 lavorava in banca, lui ha sempre detto: io ho amato tanto il mio lavoro, e quindi non necessariamente, no, deve essere un lavoro di supporto agli altri in questo senso, o un lavoro artistico, ma anche proprio mio padre amava fare i conti, ma aveva una grande, ha sempre avuto, ce l'ha tuttora, tant'è che adesso si dedica completamente alla letteratura, un grande amore per Dante e per la letteratura. E, però ha sempre amato il suo lavoro. E quindi il senso è proprio questo: darsi alla propria natura, anche in qualità di hobby. Magari si fa un lavoro che ancora non è proprio quello congeniale, no? Alla propria aspirazione, però come hobby magari si vorrebbe dipingere, no? Allora iniziate a darvi a quella natura, che farete anche il vostro lavoro, che magari vi piace un po' meno, lo farete con più entusiasmo, anche perché quando fate anche un lavoro che non vi piace, io quando facevo anche la cameriera o la lavapiatti, questo in Australia per esempio mi succedeva spesso, mi sentivo e non mi piaceva, cioè nel senso non era quello a cui aspiravo, perché avevo queste velleità artistiche, di sostegno anche agli altri, no, che poi ho lavorato per questo, per realizzare me stessa in tal senso. Allora mi sentivo comunque parte integrante di un tutto, avevo la consapevolezza che stavo lì per apprendere qualcosa e che ero un anello imprescindibile di una catena universale e che senza di me sarebbe crollato tutto. Cioè, avere anche questa percezione. Ero lì per imparare la mansione di lavare i piatti. Allora mi mettevo lì come se fosse una grande mansione. Lavavo i piatti e cercavo di farli più lucidi possibile. Cioè, stare nel momento presente l'avevo preso come una meditazione e ho imparato tanto da questo. O quando facevo le pulizie a casa dei proprietari della campagna dove facevo la contadina, anche questa è una storia bellissima. Anche lì pulivo benissimo, cercavo il cavillo, cioè mi impegnavo, prendevo tutto come una meditazione, sapevo qual era il ruolo specifico della meditazione, di essere presente nel momento presente quando fai quella cosa, e usavo tutto a questo fine. Quindi il messaggio di questo portale 888: prendo ferma risoluzione di darmi alla mia natura profonda. E poi siate creative e creativi, ragazze mie e ragazzi. Fate voi delle frasi di potere che abbiano questo assunto, di darvi alla vostra natura, non omettendo mai la parola io prendo ferma risoluzione, perché tutto è frutto di una presa di risoluzione. Quindi, detto questo, ragazze mie e ragazzi, voglio andare a vedere che cosa hanno da dirci su questo portale. Ho preso la giustizia degli altri tarocchi, e la giustizia divina affinché si possa aprire la porta del ricevere. Vediamo cosa hanno da dirci, ci mettiamo subito gli Angelion. Allora, vediamo un po'. Ah, vi volevo dire anche questo, vi sto preparando un podcast da far saltare la ratio, ve lo dico già. Quindi munitevi di paracadute per la ratio, bella mia, ok? Vi sto preparando questo podcast, perché veramente stiamo in una fase di grande consapevolezza, stiamo viaggiando alto. E allora inizio a dirvi dei concetti forti, molto forti, che fanno leva
sulla vostra mente creativa e portano la ratio al servizio della mente creativa. Quindi parlerò della legge di attrazione, di che cos'è la fede, legge di attrazione vissuta da una prospettiva sciamanica, ossia cambiare narrazione rispetto a quello che la mente iperrazionale, il luogo comune, la psicologia da bar ci racconta e vi racconta in giro, va bene? Io vi dico tutto quello che applico su di me e ho applicato nella mia vita, tutti gli studi fatti e comprovati con l'esperienza empirica. Quindi ecco, questo è un ulteriore booster anche per quanto riguarda il karma, come fermare esattamente i venti del karma, perché vengono distrutti i sogni della mente e come andare incontro ai sogni dell'anima. Cosa sono i test toast visti da un'altra prospettiva? Vi ho fatto un corpus importante, sono quasi 1 ora e 40 di video, quasi 2 ore di video. Quindi imparatevelo a memoria, è come se fosse la chiave assoluta 3 e si chiama Magia Pratica 4, ok? Stiamo facendo un lavoro straordinario, ragazze mie e ragazzi. Quindi diamoci dentro e divertiamoci. Allora, vediamo cosa ci dicono rispetto a questo portale meraviglioso 88. Tra l'altro, se noi sommiamo, ho fatto anche la somma dell'8-8-2024, no? E fa 24 se non sbaglio, 8 più 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. No, aspettate un attimo, mi sto confondendo. Aspetta perché non ce l'ho qua vicino, perché mi incoglionita. Aspetta. Eh sì, perché fa 6. Sì, fa 6. Allora, dico io che me lo ricordavo. Poi, vedi, quando me lo ricordo, entra in merito la ratio, ti dice, guarda bene, non stai facendo bene, in caso ti stai sbagliando. Mannaggia a te, mannaggia. Mo' ti brucio un altro pochetto, eh. Allora, e abbiamo il 6, abbiamo gli amanti. Quindi la scelta di prendere ferma risoluzione di darsi alla propria natura. Dove stanno gli amanti? Eccoli qua. Quindi io prendo ferma risoluzione, la scelta, io scelgo, no? Io prendo ferma risoluzione di andare incontro oppure di darmi alla mia vera natura e apro consapevolmente la porta del ricevere, la prosperità. Va bene? Annotatevi questa cosa, poi potete modificarla, però non omettete io prendo risoluzioni, prendo ferma risoluzione, quello come base e poi potete anche crearla voi. Allora, vediamo un po' cosa ci dicono i Sefirion, gli Angelion. Mettiamone 3. Una, il vuoto. L'uovo, scusami. Vedete, sto rincoglionita. Vediamo. Presenza, ora sono molto simili queste carte, Guarda un po', semplicità, sguardo gioioso e innocente. Allora, bellissime queste carte, guarda. Qua c'è l'uovo, concepimento e gestazione, accudisci con pazienza. Presenza, gratitudine nel qui ed ora, un passo alla volta. E poi semplicità, sguardo gioioso e innocente. Questo portale concepirà dentro di te qualcosa di nuovo, che è quello che il fatto tu prendi ferma risoluzione di darti alla tua natura e aprire la porta del ricevere. Cosa ci insegna poi l'altro oracolo? Presenza nel qui ed ora, gratitudine nel qui ed ora, sii grato per quello che hai adesso già. Sii grata e grato per quello che hai adesso già, perché è quello, la cosa che la tua anima vuole che tu abbia in quel momento. Ed è, come vi ho detto prima, quando lavavo i piatti, no, in Australia, io mi sentivo grata in quel momento, parte integrante di qualcosa che la mia anima mi aveva messo lì e dovevo stare lì. Quindi c'era sicuramente qualcosa di molto più grande che io non vedevo, allora ringraziavo. Un passo alla volta, un passo alla volta. E poi fate come i maghi. Qua c'è un signore anziano che gioca con questo gioco qua, vola. Cos'è l'anziano? È la saggezza. Cos'è la saggezza? È guardare tutto con una prospettiva diversa. Vi dico sempre che il mago è il morto e il risorto.
il mago non è, e il mago è come un bambino, cioè noi dobbiamo avere l'immagine del mago, è proprio questa. Sapete il mago Merlino nel cartone animato? Ecco, il mago è proprio quello, un po' buffo, ironico, leggero. Perché è leggero il mago? Perché non ha più le zavorre della mente duale, non ha più la pesantezza della mente discriminante, è morto alla realtà della mente discriminante ed è rinato all'uno, è leggero, come una piuma, come un bambino. E questo l'ha fatto grazie a un'esperienza prima di morire e poi rinascere. Quell'esperienza gli ha portato la saggezza, qua abbiamo l'anziano. Leggere, ragazze mie, leggere, semplicità, siate semplici, sguardo gioioso, innocente. Il mago è uno sguardo innocente. Innocente completamente. Cioè è proprio come se fosse un bambino il mago. Mi viene proprio in mente la figura del mago Merlino del cartone animato. Ve lo ricordate, la spada nella roccia? Ecco quello, proprio il mago Merlino lì, che cantavano o che ti pa. Io me lo vedevo sempre quando ero piccola. La videocassetta che si era frantumata ormai. O che ti pa. Na 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 na. Insomma, era tutta quella filastrocca lì. E proprio quello, il mago sta nel qui ed ora. Va bene, qui ed ora. Quindi è un messaggio bellissimo, delicatissimo. E mi parla di questo concepimento, di questa gestazione. E soprattutto, ragazze mie, ragazzi, il mago ha la fede. La fede è ciò che abbiamo perduto. La fede è amore, la fede è ciò che abbiamo perduto e quindi in questa società iperrazionale, squilibratamente iperrazionale, che dà valenza praticamente soltanto al visibile, e beh, per diventare veri maghi, come si fa ad essere veri maghi se si esclude completamente l'altra polarità? Ma questo ve lo spiego benissimo nel video magia pratica che pubblicherò a breve. Va bene? Preparatevi alla bomba, mettetevi lì, sedute o con le cuffiette, fatevi un aperitivo, non so a che ora lo pubblico, comunque sto ultimando alcune cose. Quindi ragazze mie e ragazzi, questo è un messaggio meraviglioso, meraviglioso veramente. Guarda, voglio metterci, che ci mettiamo ragazze mie? Non so se volevo mettere i tarocchi. Vediamo, vediamo, sì, ok. Metto i tarocchi per vedere se mi danno. Mo vi dico, mo vi dico. Vediamo, allora. Vediamo. Allora, voglio mettere per la nostra famiglia di Taromantic, per la nostra comunità, essendo un organismo unico, no? In questo momento ci canalizziamo nell'organismo unico di cui siamo espressione. Allora metterò una carta qui al centro come situazione attuale e poi la sfida che può intercorrere nell'adempimento di questa presa di risoluzione. Va bene? Ok. Vediamo. Energia attuale per la nostra famiglia. Abbiamo il 9 di spade. Qua ci possono essere a vari livelli delle preoccupazioni per delle cose. A vari livelli, ognuna di voi potrebbe avere delle preoccupazioni per alcune aree della propria vita o un'area piuttosto che un'altra, va bene? Ricordiamo che queste preoccupazioni hanno a che fare con il concetto cardine di questo portale, relativa alla prosperità. O prosperità in termini di idee, prosperità in termini di affetti, prosperità in termini di salute, o prosperità in termini di denaro, o più aree relative a questa prosperità. Vediamo affinché noi andiamo a superare questa condizione di 9 di spade, qual è la sfida che ci apprestiamo a superare con questo portale. È proprio la ratio. 4 di denari. Il trattenere per paura di non avere. È proprio l'opposto dell'abbondanza. Il 4
Il 4 è un quadrato, è stabilità, è anche tenere per sé, per paura di. La condizione di vittima, no? Da cui ci siamo passati tutti. Chi più, chi meno ne sta uscendo, diventando apprendista mago, per poi diventare mago. Quindi preoccupazioni inerenti a una precarietà in una delle aree che vi ho descritto prima. Allora, come superiamo questa precarietà? Godendo del qui ed ora di quello che hai. Guardati intorno, gioisci per quello che hai, anche se la tua mente razionale può sembrare piccolo. E prendi ferma risoluzione di darti alla tua natura, aprendo la porta del ricevere, senza stare così. No, così è il 4 i denari. Il Papa. Perché qua ci sono delle credenze, vedi il 4 il Papa sono anche le credenze di penuria, di precarietà. E mi viene in mente la dea penuria, dal greco penia, sapete, è la dea Penia, Penia si chiamava, no? Allora, la dea Penia è la dea della penuria. Con chi si sposa la dea Penia? Con Poros, che è il dio dell'ingegno. Se non sbaglio, Poros si chiama, è il dio dell'ingegno. Sentire tutta l'energia, la dea della penuria, cioè la dea Penia, quindi la dea della mancanza, della penuria, ti porta a sviluppare l'ingegno. Poros, ingegno. Le intuizioni che ti arrivano per la tua prosperità, dalla mente creativa, d'accordo? La dea Penia si sposa con Poros, cioè col dio dell'ingegno, e sapete cosa nasce dall'unione di Penia e Poros? Nasce Eros, che è l'amore. Quindi sentire, anche se molti di voi possono stare in una condizione di preoccupazione inerente alla penuria, no? alla penia rispetto a varie aree della tua vita o un'area. Bene, cosa ti dice questa cosa? Senti tutta la dea Penia. Sentila tutta, senti di perdere tutto, senti, accoglila, benedicila, celebrala la dea della penia, celebrala perché c'è una lezione spirituale da apprendere, il Papa. E allo stesso tempo cosa ci insegna il Papa? Che le credenze limitanti relativi alla penuria, ossia credenze limitanti cosa vuol dire rispetto alla penuria? Le credenze che tu non puoi aspirare a di più. Allora tu se senti la dea della penuria, la penia, allora apprendi la lezione spirituale per andare incontro all'abbondanza. Quindi tu prendi ferma risoluzione di darti alla tua natura, di aprire la porta del ricevere. Farai l'esperienza della penia, però finalmente la farai nel modo giusto, cioè dicendo sì al karma, iniziando a fermare i venti della penuria in vari ambiti della tua vita o in alcuni ambiti laddove stai sentendo alcune preoccupazioni. Comunque vi ho descritto questi passaggi nel video Magia Pratica che pubblicheremo a breve. Quindi è questo il senso. Fatemi vedere un attimo, ultima carta di risoluzione per questo 88. È la stella! Ultima carta di risoluzione per questo 88, la guarigione, la sanazione. E che cos'è la stella se non la realizzazione del tuo obiettivo dell'anima, degli obiettivi del tuo cuore? Ragazze mie e ragazzi, io non aggiungo altro. Dite sì alla prosperità e abbiate fede nel qui ed ora, ringraziando già dove siete adesso, iniziando a fermare i venti del karma e benedicendo il karma stesso, ossia gli dei, le dee che ti vengono a trovare, perché ti stanno portando a questa abbondanza spirituale, che in termini fattivi si manifesta con abbondanza di salute, abbondanza di affetti, abbondanza di denaro, abbondanza di idee. Quando hai le idee ti senti ricco, va bene? Quindi detto questo, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, vi auguro un portalone e vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che Dio vi benedica. Mua!